Nubi di polvere si innalzano oltre il grande bastione, il rombo di zoccoli infiniti attraverso le steppe del caos infine sopraggiunge alle orecchie dei grandi difensori del Katai. Mormorii diventano urla, un nome viene pronunciato: Hung. Non sapete di cosa stiamo parlando? Però vi manca tanto Total War Attila? Questo è il video che fa per voi. Vi voglio mostrare una grande fazione nomadica che riaccenderà il vostro interesse per Total War Warhammer 3. Ben ritrovati, io sono Tiranno Matto in un nuovo episodio della mia rubrica Showcase, appunto dedicato alla presentazione di un'orda mongola del caos che viene introdotta con la mod di Hung. Questa mod, sviluppata ormai da tantissimo tempo, è in continua evoluzione e introduce una fazione giocabile completamente nuova. E come sempre, nel rispetto del vostro tempo, ve ne parlo dritto al sodo. Sono arrivate finalmente le orde mongole su Warhammer e il caos aveva bisogno di questa freschezza. Il loro gameplay è unico e ve ne parlo subito. Abbiamo due lord leggendari che ci introducono a questa nuova fazione. Sono due Khan con due destini e anche locazioni di start completamente opposti. Il più importante, l'incubo del grande Katai, è Zhao Kor, il 3 volte maledetto. Inizieremo infatti con questa maledizione da parte di 3 divinità perniciose che dovremmo in un certo modo sovvertire completamente per riacquisire il nostro potere ultimo, unificando tutte le tribù Manchu sotto lo stendardo degli Hung. Zhao Kor infatti avrà una narrativa concentrata sullo scontro verso il Katai. È essenzialmente la meccanica del grande bastione, ma al contrario. Dovremo vincere battaglie contro il Katai per aumentare il livello di invasione delle tribù nomadiche, radunandole sotto il nostro vessillo e al contempo cercando di riottenere la fiducia e il potere degli dei. Il secondo dei Khan è l'Ur Khan della tribù Mung. Lo so, è difficile, avete già pensato a Orco Khan e variabili varie. Quando si tratta di mongoli e cose del genere bisogna però riuscire a superare i 5 anni di età mentale. Dicevamo, l'Ur Khan cercherà di liberarsi dal gioco dei Druchi, gli elfi oscuri, portando nuovo potere pernicioso in quel del Naggaroth. La sua meccanica unica è quella del marchio delle steppe, che va a rendere inabitabile, se non da noi stessi, tutte le aree che andiamo a radere al suolo e ripristiniamo nel nome del grande cielo, governato dalle 4 entità perniciose del caos. Parlando delle meccaniche core fondamentali della fazione Hung, anche nella sua derivazione Mung, iniziamo subito dal fatto che si tratta di orde con le meccaniche da accampamento stile gli ogre. Avremo infatti da una parte gli accampamenti con tutti gli edifici costruibili che potremo anche spostare e che andranno ad usufruire particolarmente di una nuova meccanica provinciale e regionale, che è quella della fertilità dei terreni, molto simile a come in Crusader Kings 3 vengono gestiti gli spostamenti delle grandi masse di cavalli e bestiame attraverso le steppe. Infatti si tratta di un'orda nomadica che dovunque va porta sì corruzione ma anche vastissimi greggi di cavalli e altro bestiame, oltre che di mostri. Inoltre ogni esercito sarà un'orda e avremo delle limitazioni date proprio dalla necessità di mantenere più orde contemporaneamente. Inoltre avremo una risorsa simile al bottino della Norsca, ante litteram, perché questa mod, come anche la SCM Tribes of the North, è arrivata prima di Tides of Torment. A cosa serve il grande bottino del Khan? A costruire gli edifici delle orde, oltre che emanare dei decreti che hanno assoluto effetto all'interno dell'area di influenza di un accampamento. Si chiamano Tribal Gatherings perché non sono semplici accampamenti come quelli degli ogre. No, funzionano come booster delle nostre orde militari, quindi guidate dai lord. E come vi ho già detto, influenzeranno le aree regionali e provinciali. Ignoreremo completamente i climi a favore di una meccanica completamente nuova degna di un DLC.
E dunque facciamo chiarezza assoluta sul roster della mod, perché non soltanto le meccaniche per ogni singolo lord e per tutta la fazione sono veramente top tier, ma anche le unità a disposizione. Attenzione, non si tratta di unità completamente sbilanciate, ma assolutamente oneste e tematiche. Non voglio entrare troppo nei dettagli delle statistiche, anche perché, se lo sapete bene, altrimenti ve lo dico adesso, curo delle collezioni sullo Steam Workshop che si occupano prevalentemente dell'overhaul SFO Grimhammer. Quindi stare troppo a mettere lente di ingrandimento sulle statistiche, oltre che essere una noia mortale, potrebbe anche confondervi se utilizzate la submod per la Grimhammer. Di base il roster comunque va a dare un grandissimo ruolo alla cavalleria, che non soltanto è divisa fra quella corazzata d'impatto, quella leggera da fiancheggiamento e ovviamente quella da schermaglia, più classica delle tattiche da guerra delle grandi orde nomadiche, ma permette anche a tutte queste unità di cavalleria di usufruire di nuove formazioni che vanno a riprendere appunto tali tattiche ma anche meccaniche presenti in passati Total War, come il cerchio di cavalleria semovente, per far sì che i nostri arcieri montati possano continuare a sparare e comunque fare schermaglia, con bonus veramente molto forti. Avremo a disposizione ovviamente anche delle creature mostruose, dei nuovi incantatori con tutta la lore, il sapere della magia del grande cielo legata sempre ai poteri perniciosi, attenzione, e avremo anche delle unità reggimenti della fama che andranno a coprire alcuni ruoli specifici. Non voglio addentrarmi troppo nelle questioni tecniche, ripeto, e lascio a voi il piacere della scoperta. Tornando alla grande strategia in mappa, bisogna assolutamente parlare delle nuove tecnologie per questa fazione, che sono ovviamente legate al suo playstyle, al come dovremmo muoverci all'interno della grande mappa degli imperi immortali espansi. Avremo tante scelte, molto di più rispetto alle classiche mod che aggiungono delle fazioni e che cercano di rimanere risicate. Anche qui scelte bilanciate che si adattano anche al vostro personale approccio allo stile di gioco di questa fazione. Inoltre abbiamo a disposizione la meccanica delle offerte al cielo furente, il Raging Sky, diviso fra i 4 poteri perniciosi. Questi riti sono molto particolari e ognuno a suo modo è situazionale e non sempre li utilizzeremo a cooldown, a tempo di ricarica, però è una buona aggiunta alle meccaniche di una fazione che ha comunque il grande difetto di essere un'orda. E come sapete, perdere un esercito o l'ultimo accampamento significa perdere la partita. Non possiamo fare affidamento sugli insediamenti conquistati perché non è il nostro stile di gioco. A supplemento delle difficoltà nella ricerca di momentum strategico abbiamo la meccanica dei tradimenti, che non è espansa come quella di Sail il senza fede, ma comunque ci dà abbastanza spazio di manovra per utilizzare alcune meccaniche classiche della fazione demoniaca di Tzeentch. Abbiamo inoltre nuove modalità, nuove stance dell'esercito personalizzate proprio per la nostra indole nomadica e predatrice. Che vi piacciano i Dothraki delle cronache del ghiaccio e del fuoco, il grande Genghis Khan della nostra storia, o semplicemente volete portare totale distruzione, non preoccupatevi perché la meccanica dei Warlord, i signori della guerra adattabili, fa al caso nostro. Ci dà la possibilità di personalizzare le nostre armate con un insieme di unità da tutto il roster caotico. E non soltanto, a seconda di dove andremo a portare ancora più fuoco e fiamme e rigenerare il mondo in una nuova grande steppa dedicata ai perniciosi, potremo anche accumulare un insieme di punteggi divisi in 3 categorie, appunto, che non soltanto ci sbloccheranno delle unità pagando una parte del nostro tributo del Khan, ma ci daranno anche degli effetti di fazione veramente molto forti. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e attivate la campanellina, ma non abbiamo ancora finito perché c'è l'abituale appuntamento del SPQR. selezione di potenziali quesiti e risposte. Devo scaricare altre mods? Sì, assolutamente.
Questa mod è pensata per essere utilizzata nella Immortal Empire Expanded, che va ad allargare tantissimo la mappa. Ne abbiamo già parlato qui sul canale e la uso molto spesso anche durante le mie live. Ma non solo, perché ci sono anche dipendenze dalla Mixu Mixer e dall'Audio Mixer. Esiste una submod per la SFO? Certamente, come ho già anticipato nel video, esiste una submod fondamentale se volete giocare con l'overall Grimhammer. Non è sempre aggiornata, quindi tenetela d'occhio. Come si comporta l'IA con l'attivazione di The Hung? Diverse patch fa sono stati sistemati dei problemi a livello vanilla che andavano ad ostruire un pochino il comportamento delle fazioni nomadiche. Io vi consiglio al momento, perché i modder non hanno ancora risolto completamente alcuni problemi, di attivare questa mod se intendete giocare proprio queste fazioni. Seguite gli aggiornamenti sulla pagina dello Steam Workshop, cercherò comunque nelle mie collezioni di tenervi altrettanto aggiornati se e quando non ci saranno più problemi di comportamento da parte dell'intelligenza artificiale, perché queste fazioni sono pensate per fuoriuscire un po' come la meccanica dei branchi bercianti o delle armate miste che saltano fuori ogni tot turni. Mi auguro che questo showcase vi sia stato utile. Se volete lasciarmi un commento, aiutereste tantissimo questo canale a crescere e raggiungere un nuovo pubblico. Cosa ne pensate infatti della mod di Hung? Cosa ne pensate di questo showcase? Giocherete questa fazione? Siete interessati a una campagna live con i nomadi caotici? Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno in questo martedì strategico. Non posso che dire questo è quanto, perché Tiranno Matto out e alla prossima!